Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Un po' di tempo fa ho acquistato online delle lampadine LED da sostituire a quelle di retromarcia. Il motivo per cui ho comprato queste lampadine LED è perché volevo aumentare la visibilità durante le manovre in retromarcia, magari di notte, sia perché un po' il lunotto posteriore è oscurato, quindi non si vede benissimo, un po' anche perché dagli specchietti retrovisori si vede veramente poco di notte. Allora avrei bisogno di fare un po' più luce dietro e soprattutto volevo eliminare quella luce gialla della retromarcia che non è bellissima da vedere. Subito dopo averle montate mi sono reso conto che sul computer di bordo della macchina mi segnava l'errore come se la lampadina fosse fulminata. Perché? Perché il wattaggio della lampadina LED non era sufficiente. Quindi ho dovuto smontarle, un po' per la carenza di tempo, un po' perché non avevo veramente idea di come porre rimedio al fatto che la macchina segnasse l'errore. In fondo anche online le lampadine che noi andiamo ad acquistare c'è scritto che sono delle lampadine CAN bus, quindi sono delle lampadine che non dovrebbero generare l'errore, però effettivamente sulle specifiche tecniche i watt sviluppati da una lampadina LED sono molto inferiori rispetto a una lampadina alogena. Detto ciò, oggi insieme risolveremo questo problema, o perlomeno vi faccio vedere come ho deciso di risolverlo io. Con la retromarcia inserita, questo è il risultato. Praticamente abbiamo una lampadina gialla che non fa molta luce, quindi andiamo a mettere le lampadine LED e poi aggiungeremo anche una resistenza, ma la resistenza la salderemo al circuito del fanale e non andiamo a mettere nessun rubacorrente sui fili, anche perché non mi piace il rubacorrente, perché mi sembra un po' un lavoro posticcio. Una volta l'ho provato, effettivamente levano l'errore, però non è un lavoro fatto bene. Quindi oggi andiamo a mettere la resistenza e speriamo che l'errore non persista. Quindi smontiamo il fanale e ci vediamo dopo. Per prima cosa andiamo a smontare questo cartellino qua che copre praticamente le viti che tengono il fanale. Quindi ci armiamo di spatoline di plastica e lo andiamo ad aprire. Andiamo a sollevare questo carterino. Allora ragazzi, praticamente dopo aver levato questa copertura, come potete ben vedere, ci stanno 3 bulloncini, quindi dobbiamo andare a svitare questi 3 bulloncini e poi andiamo a levare il connettore semplicemente con le mani. Allora, per svitare i dadi abbiamo utilizzato una chiave da 10. Per staccare il connettore bisogna semplicemente premere con il pollice sulla linguetta. Ecco il nostro fanale. Eccoci qua, ecco il nostro fanale. Adesso, prima cosa, andiamo a svitare 1, 2, 3 e 4 viti a croce. Ecco qua il nostro circuito. Nel nostro caso la lampadina della retromarcia è proprio questa qui, ovvero una W16W. Ecco qua, una W16W. Quando la retromarcia non è inserita, logicamente non arriva corrente a questa lampadina qua. Quando noi inseriamo la retromarcia, arriva corrente a questa lampadina. Quindi noi dobbiamo andare a mettere una resistenza da qui a qui, in modo da poter evitare l'errore. Ecco le resistenze che ho scelto dopo aver fatto praticamente alcuni calcoli per capire quanti ohm servono per compensare la lampadina LED. Abbiamo scelto praticamente questa resistenza che praticamente andrà saldata sul circuito, ecco, sul circuito qui, e poi pensavo di metterla posizionata all'incirca qui con un biadesivo su questa zona qui. Quindi adesso vado a fare tutto il processo di saldatura e poi ci vediamo dopo e la proviamo. Allora, ecco ragazzi, abbiamo saldato il tutto. Vi volevo far vedere come l'ho posizionata. Vedete, ci ho messo qui il biadesivo, ma è un biadesivo extra forte, non è un biadesivo classico, è un biadesivo di marca importante. Se riesco vi lascio
in descrizione anche per l'acquisto. Ho scelto di saldare una parte della resistenza qui e poi l'altra parte l'ho tagliata e l'ho saldata da questa parte. Vedete, ho cercato di fare una saldatura che insomma non fosse troppo invasiva. Comunque la lampadina che andremo a montare è questa qui. Praticamente è una lampadina che ho trovato sempre online e vi lascio il link in descrizione, che fa una luce bestiale. Adesso la andiamo a montare e vediamo se funziona, ma soprattutto se non dà errore. Allora, per il momento avete visto che la lampadina funziona. Adesso andiamo a fare questo lavoro anche dall'altra parte. Rimontiamo tutto e vi faccio vedere che non vi è alcun errore sul computer della macchina. Attenzione, la resistenza non ha polarità, quindi come la mettete, fa sempre il suo lavoro. Adesso ragazzi mettiamo la retro e vediamo qual è il risultato. Ecco ragazzi, se accendiamo il quadro e andiamo ad inserire la retromarcia, come potete ben vedere non abbiamo nessun errore. Bene ragazzi, dunque abbiamo rimontato i due fari. Adesso vi faccio passare anche delle immagini per farvi capire la luminosità della luce di retromarcia durante la notte. Quindi, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e magari anche iscrivetevi al canale. Ciao e alla prossima!